Ciao ragazzi, bentornati su New Custom Motors Vlog TV. Oggi andiamo a vedere qualcosa di veramente interessante e soprattutto una tecnica molto importante da padroneggiare, che è l'uso dell'aerografo con le luci zenith o zenitali. In poche parole, la luce da mezzogiorno che spara da un'altezza e copre tutta la miniatura da un'altezza, e se girate al contrario la miniatura avrete tutta la parte in ombra. Questo fa sì che con un primer nero e uno zenitale bianco abbiamo praticamente tutta la transizione dal nero al grigio al bianco, perché l'aerografo sfuma, e dopodiché possiamo coprire con un contrast, e vi farò vedere cosa riescono a fare i contrast con l'aerografo, perché è incredibile, effettivamente il contrast è un colore che con l'aerografo spacca di brutto. Quindi subito dopo la sigla. Allora ragazzi, arrivati a questo punto dovremmo aver fatto il nostro dovere, nel senso che abbiamo utilizzato, eccolo qua, aspettate che probabilmente sono su cinema, vabbè, tenetevelo così, ok, è un po' sfocato dietro, ma guardate com'è cinematografico. Praticamente vedete lo zenitale serve a praticamente far sparare la luce dallo zenith, cioè da questa direzione arriva la luce, arriva in quelle direzioni, in queste direzioni avrete l'ombra. Eccola qua, ok? Mentre in questa direzione avete la luce. Allora, in questo modo qua, voi avete già fatto praticamente quelle che si chiamano pre-shadow, cioè le ombre, e automaticamente ovviamente volendo potremmo chiamarle pre-light, cioè avete fatto le luci e le ombre. In questo modo qua, ovviamente adesso, dovendo mettere sopra semplicemente il nostro Akhelian Green, che è questo colore qua che ho deciso di far diventare la pelle praticamente del troll, se riesco a farvelo vedere, perché con questa modalità è un po' complicato. Comunque insomma è la Kellan Green con della Citadel ovviamente contrast, e vediamo un pochino che cosa succede, perché sinceramente è anche la prima volta che lo sto utilizzando io con questa tecnica, ma mi rendo conto, avendo visto i miei colleghi in giro per il mondo e avendo avuto un confronto con loro, che le capacità pittoriche proprio crescono tantissimo, perché tutto questo tipo di sfumatura base che si fa
con lo zenitale e poi con i contrast ad aerografo cambia completamente ovviamente il dopo, cioè i punti luce e tutto il resto. Quello che avete visto che ho fatto poi a metà quando ho provato a farlo sul Space Marine è perché voglio provare a fare i Black Templar in questo modo qua, cioè zenitale e sopra il contrast nero. Allora, questo è tutto, è venuto fuori dall'idea che volevo fare Be'lakor in un tutorial e farvelo vedere proprio con lo zenitale e il contrast. Ho visto che appunto i miei colleghi in giro lo usano, che addirittura dicono che i contrast sono praticamente i migliori colori per aerografo attualmente in circolazione, perché sull'aerografo col pulviscolo molto più sottile rendono meglio e le ombre, diciamo, piuttosto che darle a mano, diventano meno dense, meno forti, e quindi con lo zenitale in questo modo, addirittura io ne ho dati due, ne ho dato uno beige e uno bianco, quindi c'è anche la sfumatura, dovrebbe dare appunto una colorazione molto brillante, molto blu, molto particolare. Quindi ora lo vedremo insieme e tra un pochino, insomma, appena è asciutto ci ribecchiamo e vediamo un po' come va. Allora, adesso che sto mescolando, ve lo posso dire, lo scopo di questa lavorazione è la pelle, ovviamente. Cioè, quando abbiamo cose di grandezza a livello di questo genere, come un gigante, come un troll, eccetera, eccetera, o uno Space Marine che è tutto armatura, chiaramente risulta molto comodo utilizzare questo tipo di tecnica, perché la maggior parte della campitura verrà fatta in questo modo. Sto rimuovendo gli ultimi avanzi di colore che potrebbe essere rimasto all'interno dell'aerografo. Non metto nemmeno il dietro, perché avete visto durante il tutorial vi ho fatto vedere come lavavo con all'interno, e adesso andiamo a vedere insomma questa magia del colore contrast paint dentro il nostro aerografo e vediamo un po' cosa salta fuori. Ok, allora partiamo. Effettivamente è molto brillante e vediamo che salta fuori. Beh, che dire, l'effetto è bello per ora, e ho anche scelto un colore molto coraggioso, perché è veramente tanto brillante. Non è il mio genere questo tipo di colore, però sapete, mettersi alla prova ogni tanto è utile per questo motivo. Ovviamente qui non andiamo a guardare dove stiamo dipingendo, cioè guardiamo tutta la pelle, perché abbiamo ovviamente fatto le ombre e luci apposta prima. Tento di non sporcare proprio tutto. Chiaramente è un modo velocissimo di dipingere, e tra le altre il contrast va a farmi le ombre che non avevo, quindi pazzesco. Devo dire la verità, questa tecnica mi piace, la utilizzerò più spesso, specialmente per i bestioni come questo. Direi che ci siamo e la base del nostro troll è abbastanza pronta. Ecco qui un altro pochino. Chiaramente il contrast martella, quindi mi sto rendendo conto che potrei andare a bombardare ancora più chiaro la prossima volta, fare proprio bianco bianco nei punti in cui voglio, perché mi rendo conto, vedete, che martella parecchio il contrast, quindi bisogna andarci piano nei punti dove volete più chiaro e più forte nei punti in cui volete più scuro, tipo qui dove ho le ombre andrò più pesante, così il contrast fa anche il suo mestiere, perché giustamente ha una parte di wash all'interno della pigmentazione. Poi vado a farmi lavorarmi il resto. Ecco i piedoni.
roll si sta asciugando, proviamo con il Contrast Black Templar a dargli appunto delle connotazioni nere. In questo caso ne metto poco alla volta, vediamo un pochino quanto me ne serve, perché non voglio sprecarlo, anche perché è un colore che si usa moltissimo, e vediamo un pochino di dargli il nero alla roccia, no? Che è questa qui, che poi è quello che voglio fare al Black Templar, per capire se riesco a vedere delle luci e delle ombre nella transazione. Ovviamente poi la roccia la dry brusherò di nuovo, ma voglio vedere se il contrast mi lascia questa base, diciamo, con le ombre e le luci. Adesso vediamo il Black Templar. Vedete che praticamente va a ridargli il nero e vediamo se funziona. È un esperimento per capire se lo zenitale e il contrast nero pagano come base per fare uno Space Marine. E vediamo subito. Questo tra un po' si asciuga, lasciamolo asciugare e vediamo che succede, ok? Ci vediamo fra un attimo, ragazzi, pulisco, a tra poco. E ora possiamo provare altri due contrast, il Cygor Brown per fare il bastone e diciamo la parte della pettorina, poi questo sarà di bronzo, quindi lo ricolorerò tutto, e poi volevo provare a usare un Volpus Pink, che è proprio un rosa potente, per fare questo fungo qui, e magari qui addirittura potremmo provare con un verde, ma quasi quasi lo lascio così e gli do direttamente di Technical Tesseract Glow, oppure un Hagrite Flame, che sarebbero praticamente quelli verdi fosforescenti della GV. Adesso intanto vediamo che cosa salta fuori con il Cygor, che è un marrone veramente carino dei contrast. Prendiamo sempre poco alla volta e vediamo che salta fuori. Voilà, sempre laviamo la pipetta subito, non vi preoccupate, l'aerografo resiste qualche secondo, e anche l'aerografo comunque ricordatevi che va lavato assolutamente durante il lavoro, ok? Allora metto da parte questo e vediamo di essere precisi. Ho una 2.4 in questo momento, quindi non sarà precisissimo, devo stare molto attento e andare vicino in modo tale che non vado a toccare effettivamente funziona. Guardate, avete proprio
delle transazioni più bianche rispetto alle parti scure, e in realtà avete già lavorato praticamente tutta l'armatura nera. Ovviamente ora è tutta da illuminare e tutto il resto, però come base, se voi date una base così a 10 miniature ci mettete quanto? Un minuto, e dopodiché avete praticamente tutto il lavoro pronto per essere finito facendo i colpi di luce, o come vi piace, insomma, mettendo magari i colpi di luce con le transazioni blu piuttosto che bianche, grigie, eccetera eccetera. Però insomma la lavorazione con il zenitale funziona, guardate, c'è proprio la transazione bianca e nera e sembra proprio molto più rotondeggiante. Chiaramente è una base, però funziona, mi sembra. Poi vediamo lui invece in zoomata. Guardate, sta ancora asciugando, però devo dire che il colore è accesissimo e quindi si salvi chi può dai colori accesi. Guardate che roba, è veramente tanto acceso, quindi vi deve piacere il genere. Io sono tipo più anni 90 e quindi faccio le cose un po' più realistiche, mi piace molto la Forge World e come sempre vedete insomma fare le miniature a me molto rovinate, molto sporche, no? Ma poi sporcherò anche lui, quindi porterò lui con questa colorazione super figa a entrare negli anni 90 brutalmente sporco e lucido. Ci vorrà un po' perché questa è la base, ma ovviamente poi dovrò andare a lavorare pezzo per pezzo tutte quelle parti marroni, diciamo, a mano, facendo le begioline chiare e poi di nuovo wash, tutti quanti i funghi. Lui chiaramente che avrà bisogno di un sacco di colpi di luce, ma mi sembra che vada bene. Avvicino un po', vediamo la macro che cosa ci combina. Eccola qua, però vedete ha proprio fatto il contrast, dà proprio una sensazione, scusate, eccoli qua, dà una sensazione proprio, vedete che ci sono addirittura come delle lentiggini sulla pelle, e in più la transazione nera mi ha aiutato a capire dove dare le ombre marroni per poi magari rendere un po' più beggiolino il personaggio. Guardate, non è male come esperimento, non è male. Guardate sotto come è venuto, vediamo se la macro mi aiuta, esatto, eccolo qua, e anche da lontano, vediamo un po' se cambia telecamera. Opla, guardate com'è qui, e vedete ancora lucido perché sta ancora asciugando, però vedete la transazione che fa, è veramente bella. Poi ovviamente bisogna capire quando l'avete finito, quando l'avete proprio curato nei dettagli per capire che cosa salta fuori, ma sicuramente può venire fuori una miniatura molto bella, e se ci pensate con questa tecnica fate veramente il disastro, cioè voi siete capaci di tirare su un esercito in un mese con serenità, proprio anche di orchi e goblin, perché a questo punto tutte le pelli fatte in questo modo, fate tutto zenitale e poi tutti verdi, tutti marroni, eccetera eccetera. Con una Duse, che tra le altre avete visto con la 4 sono riuscito a fare questo, figuratevi con una 2, quindi se mettete una Duse 2, 2,5 siete veramente a cavallo. A tra poco. La serie esperimenti come piovessero, questo qui è il Hate Right Flame, che sarebbe praticamente il verde dei non morti, e volevo provare a darlo su queste parti, praticamente su certi funghi, perché secondo me viene bene anche col blu, e vedere un po' che cosa succede col blu. Quindi potremmo farlo anche con l'aerografo, vediamo un pochino cosa salta fuori. Se proprio non è terribile lo teniamo, tanto è molto liquido anche questo, quindi in teoria dovrebbe andare bene. È un technical anche questo, quindi questo dovrebbe rimanere nei recessi e dare quell'effetto proprio un po' fantasmoso che in questo caso dà la fosforescenza ai funghi. Vediamo un pochino che salta fuori qui. Allora, la cosa che mi piace è che praticamente il verde va a essere traslucido sopra i viola vari, e quindi la transazione è molto carina, molto. Anche qui lasciamola asciugare e vediamo. E anche qui direi che questi funghetti qua dall'alto li colpiamo, questo è un colore che con l'aerografo un po' meno, perché è proprio liquido, quindi bisogna starci un po' attenti. Però guardate qui che bella che è la transazione che fa,
chiaramente è tutta base, perché poi ovviamente ci mettete le mani, però avete un'idea della follia, della follia della miniatura, e poi quando andiamo avanti abbiamo già qualcosa che ci può ispirare. Scusate se passo il braccio davanti, sto lavando l'aerografo, però dicevo, ci dà un po' questa idea, no? Di quello che è la colorazione base, per poi proseguire insomma con qualcosa di interessante e sicuramente di ispirante a questo punto, perché ci lasciamo ispirare da quello che salta fuori. A tra poco. Dare 2 sfumature al marrone sempre con l'aerografo prima di usare la mano, quindi volevo utilizzare un Karak Stone, quindi uso un Air e lo mischio praticamente è un po' che non li uso, e dopo praticamente il Karak Stone andare proprio sul Lushabtis Bone, quindi è praticamente un color osso, per vedere un attimino se riesco a dare un po' di sfumatura come voglio io, arrivando verso proprio l'osso su tutte queste parti qui, nonché sulla pancia. Quindi vedere un attimino e poi lasciare in altri punti invece, farò a mano praticamente questa parte qui e vedere un po' insomma fino a dove posso arrivare con le basi, per poi andare avanti a mano ovviamente. La mano credo che comunque prenderà una bella parte, quando una miniatura è così grossa una buona parte la prende, tra le altre ho anche il drago pronto dei Stormcast da fare, quindi faremo anche lì una bella sessione di pittura con l'aerografo, in modo tale che poi vedete anche utilizzare spesso l'aerografo, e mi interessa molto che vediate anche come pulirlo, cioè come viene utilizzata tutta la parte di pulizia, il fatto che poi lo mettete dentro il suo filtro, utilizzate il thinner, l'acqua, in modo tale che prendete mano con l'aerografo se l'avete, perché l'aerografo richiede più manutenzione che altro, cioè la parte del colore, e chiaramente bisogna essere bravi, bisogna essere attenti e tutto il resto, ma la parte importante vera è proprio quella di quando siete praticamente nelle fasi di mezzo. Allora, leviamo via la maggior parte del colore che abbiamo, anche perché è bluastro dall'acqua che è sporca. Prendiamo un po' di questo e vediamo un po' che succede. Pochissimo alla volta e vediamo. Allora, tentiamo di andare a fare un po' di zenitale sui funghetti che lui ha attaccato. Vedete, è molto chiaro il colore, quindi devo stare attentissimo, vedete dove va. Quando apro la duse parte a fiamma, quindi dovrò stare attento. Bene ragazzi, direi che ci siamo, avete visto come fare lo zenitale e con l'aerografo ovviamente, e come a questo punto utilizzare i contrast sopra lo zenitale. Potete esagerare quanto volete con il bianco, tanto i contrast coprono, potete utilizzare meno apertura dell'aerografo, io ne ho usata tanta, se avete visto, se ne usate meno andate a velare ancora di più, e a quel punto velando controllate voi con l'apertura della duse quanto volete appunto marcare il colore. Adesso io aspetterò che si asciughi definitivamente e poi andiamo a vedere come andare avanti, insomma, con questo mostriciattolo che però come base mi piace molto, è diventato bello tamarro. Adesso vediamo un attimino come fare a anche un pochino, volendo, spegnere quei colori o accenderli in qualche modo, quindi bisogna che lo tengo in mano e lo lavoro, perché io faccio così di solito, vado abbastanza spontaneamente. Ci vediamo quindi la prossima volta, quando lo lavoreremo un po' di più. Ciao!